Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è L'arrogante narcisista. Allora, prima di tutto ti voglio chiedere se per favore puoi mettere ai like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, ti voglio dire che se ti interessano i miei contenuti, dove parlerò spesso, anzi sempre, delle relazioni tossiche con narcisisti patologici oppure con psicopatici, iscriviti al canale, così rimarrai aggiornata e potrai continuare ad informarti su questo mondo strano dei narcisisti patologici e comunque saprai riconoscere, insomma ti darò qualche notizia interessante. Chiusa parentesi. Ti voglio leggere un articolo sull'arrogante narcisista che poi posterò qua sotto nelle note, così che tu potrai andare a leggerlo per intero. Una delle caratteristiche principali dei narcisisti patologici è sicuramente l'arroganza. Un narcisista patologico non sa dialogare, soprattutto quando è criticato, oppure tu magari che se sei stato una vittima come sono stato io, abbiamo avuto a che fare o abbiamo a che fare con narcisisti patologici, non puoi mai avere un confronto con loro, un confronto leale, perché il narcisista patologico ti attacca in continuazione. Ricorda sempre che il narcisista patologico può essere sia maschio che femmina e ha delle caratteristiche molto precise. Andiamo a leggere l'articolo, che cosa dice questo interessante, ripeto, interessante articolo, per capire l'arroganza del narcisista. La grandiosità del narcisista è una caratteristica chiave della tipica presentazione clinica. Ricordati sempre che il disturbo narcisistico di personalità è un vero e proprio disturbo inserito all'interno del manuale diagnostico statistico, quindi quando si parla di narcisista patologico si parla di una persona che ha un vero e proprio disturbo di personalità. Grandiosità, che è un'altra caratteristica del narcisista patologico, significa che lui si sente superiore a tutti. Quindi lui si sente il più ammirato, il più invidiato e ovviamente il migliore, soprattutto nei confronti della vittima. Ancora, la grandiosità può manifestarsi nella preoccupazione per le fantasie di coinvolgere l'attività personale, il potere e la ricchezza. Quindi il narcisista patologico ha delle fantasie enormi sul fatto di essere ricco, di diventare ricco, sul fatto di essere il migliore di tutti, il più potente di tutti. Sentimenti di superiorità e unicità, tieni buono il concetto, si sente superiore, si sente una persona molto ammirata. 3. Vanaglorioso, pretenzioso. Cosa significa pretenzioso? Che tu devi sempre stare ai suoi detti, ma se tu hai bisogno di lui, ovviamente lui non c'è mai. Quindi è pretenzioso, è egocentrico. Quindi un narcisista patologico, tutto deve girare attorno a lui, deve stare al centro del mondo. E esibizionista e, come abbiamo detto prima, vanaglorioso. In questa tipica forma di presentazione del disturbo narcisistico di personalità, la persona comunemente non è in grado di mantenere relazioni soddisfacenti e reciproche. Quindi, se hai una relazione che ricordi il narcisista patologico, non lo trovi solo in amore, ma lo trovi in amicizia, lo puoi trovare nel lavoro e ovviamente lo puoi trovare in famiglia. È impossibile mantenere una relazione sana con lui, quindi se capisci di avere a che fare con un narcisista patologico, taglia la corda, vai via, non dirgli che è un narcisista patologico, perché se glielo dici, lui ribalterà la frittata e dirà che sei tu il narcisista patologico e che sei tu che devi curarti. Quindi un narcisista patologico, essendo un disturbo egosintonico, si sente in sintonia con se stesso e ovviamente attacca gli altri e vede gli altri come sbagliati. Ancora, al narcisista patologico, altri rappresentare i mezzi in cui non possa rafforzare, odia tutte le situazioni in cui non può rafforzare la sua immagine di importanza. Quindi, se ti succede qualcosa di bello a te, magari una promozione sul lavoro, oppure magari hai raggiunto un bel risultato, lui sarà invidioso. Infatti, una caratteristica principe del narcisista patologico è l'invidia. Un narcisista patologico invidia tutti quelli che hanno successo nella vita. La persona con disturbo narcisistico di personalità si aspetta, ha bisogno di ammirazioni e cerca situazioni in cui tale bisogno può essere incontrato. Quindi un narcisista patologico non ha amici, ma bensì ha dei sudditi, anche in amicizia, che lo adorano. Un narcisista patologico non vuole amicizia, ma vuole sfruttare le persone e ovviamente vuole che tu lo ammiri se sei la partner. Quindi diventa arrogante quando tu non lo ammiri.
Diventa arrogante quando tu gli fai capire che le cose devono essere diverse, oppure vuoi un confronto alla pari. Questo narcisista patologico non lo ammette, proprio perché tutto il mondo deve girare attorno a lui e viene fuori ovviamente l'arroganza del narcisista. Per la persona con disturbo narcisistico di personalità, gli altri esistono per soddisfare i suoi bisogni, tieni buono il concetto. Vede tutte le persone come strumenti da utilizzare per poi scartare senza coscienza. Quindi, se ha trovato un'altra preda oppure vuole lasciarti, non ti darà un confronto, ti incolperà su tutto, magari sparirà dal giorno alla notte. Quindi non vogliono confronti, vogliono essere i capi della situazione, vogliono uscire, entrare nel rapporto quando meglio, quando più gli fa comodo. Raramente lo fanno questi individui, si fermano a considerare gli altri, i propri bisogni, quindi non vedono gli altri come persone con i loro bisogni, i loro desideri, ma vedono gli altri, ripeto, come cose che devono esaudire i propri desideri, partono sempre da una base egocentrica, ma la differenza tra narcisismo sano, che ovviamente è una sorta di cosa buona, perché l'autostima, se si parla di narcisismo sano si parla di autostima e si capisce che anche gli altri hanno i loro punti di vista. Il narcisista patologico questo punto di vista altrui non lo vuole sapere, non lo vuole vedere e proprio per questo distrugge gli altri e li usa e basta. Così altre persone sono sottilmente, passivamente, apertamente sfruttate. Il narcisista patologico sfrutta tutti. Ironia della sorte, i narcisisti nutrono sentimenti di invidia verso gli altri, come ti dicevo, spesso sentendosi gelosi dei talenti, tieni buono il concetto. Spesso tu magari che sei una vittima di narcisista, una partner di narcisista patologico, ripeto che sia maschio o femmina, è invidioso del tuo talento, magari tu sei una persona vincente e lui ovviamente non lo può sopportare e ti inizia ad odiare, perché la regola principe, un'altra regola, è l'odio interno che cova nel narcisista quando agli altri succeda qualcosa di bello, quando agli altri sono talentuosi, perché un narcisista patologico di talento ne ha pochino in generale, proprio perché l'egocentrismo blocca la facoltà di esprimere le sue caratteristiche, quindi è doppiamente sfigato, passami il francesismo, perché oltre a sentirsi superiore non ha neanche le qualità per poter dire io sono superiore realmente agli altri, dati alla mano, sui fatti. Non lo può capire un narcisista. Quando una persona con l'arrogante disturbo narcisistico di personalità perde o è criticato, guarda l'arroganza, lui sperimenta forti emozioni negative, esplosioni di rabbia. La rabbia narcisistica, che ti assicuro è devastante, perché viene riaperta una ferita molto antica in lui, dove dentro c'è una grande vergogna, dove c'è la vergogna di non essere capito e di non essere apprezzato in generale dai genitori. Perché il disturbo narcisistico di personalità viene fuori dai 0 ai 7 anni, bambini molto piccoli. Avendo dei genitori tendenzialmente, un po' perché si sviluppa il disturbo narcisistico, un po' perché si è predisposti di DNA e un po' perché i genitori li hanno umiliati. Avendoli umiliati c'è la ferita narcisistica perché hanno provato vergogna e hanno detto basta, ora mi chiudo, gli altri devono essere sfruttati e gli altri non sono degni del mio rispetto. Questo è quello che ha metabolizzato un narcisista patologico, perché è stato appunto umiliato. Se tu lo critichi, esplode nella rabbia, perché si riapre l'antica ferita narcisistica dove lui provava tanta rabbia, tanta vergogna quando i genitori lo trattavano male, ecco, o i genitori, uno dei due, insomma, in famiglia. Quindi la persona con disturbo narcisistico di personalità generalmente si sforza di apparire calmo, ma calmo non è. Come se l'esperienza significasse poco per lui o per lei, per il narcisista. Le risposte esplicite che un narcisista arrogante potrebbe mostrare vanno dal licenziamento, a minimizzando le critiche, ai contrattacchi verbali, alla vendetta pianificata. Nei casi più gravi episodi di depressione, psicosomatica, reazioni, sindromi, abuso periodico di sostanze, ideazioni suicide, possono verificarsi anche azioni. Quindi
L'arroganza nasconde una fragilità interna enorme ed è fondamentale capirlo. Quindi dietro un narcisista patologico c'è un bambino mai cresciuto, che ha sofferto molto in passato, è stato umiliato dai genitori e ha sviluppato il disturbo narcisistico di personalità. Poi, se vuoi andare a leggere questo articolo sull'arrogante narcisista, ripeto, è qua sotto nelle note. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che sono in situazioni tossiche con narcisisti patologici, non sanno di questa patologia e ovviamente stanno male, quindi diffondendo notizie aiuti delle persone che soffrono. Tutto qua. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.